Buongiorno amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Siamo arrivati alla fiera di Milano in occasione di EICMA 2023, che è arrivata all'80ª edizione del Salone della Moto. Si è svolto ovviamente da martedì 7 fino a domenica 12, ma il 7 e l'8 di novembre è solo per gli operatori del settore e i giornalisti, mentre per il pubblico solo dal 9 al 12, dove i padiglioni della fiera di Pero sono tornati ad ospitare il Salone della Moto, giusto come dicevo poco fa. Tante sono state le novità qui a EICMA 2023. Questa edizione è una edizione memorabile con ben 8 padiglioni, quindi 2 più rispetto allo scorso anno, e ben 1700 espositori. 45 sono le nazioni rappresentate, con un incremento del 28% per quanto riguarda le nuove aziende partecipanti, con il 64% che provengono dall'estero. Possiamo dire tranquillamente che è una fiera in continua crescita. Moltissime le anteprime attese, con alcune novità presentate in precedenza. Il tema del 2023 è stato i giovani e la mobilità urbana. Ragazzi, noi adesso entreremo all'interno dei vari padiglioni, ma prima, ragazzi, di farvi vedere completamente la fiera, vi invito a iscrivervi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. A voi iscrivervi non costa assolutamente nulla, ma la vostra iscrizione aiuta a crescere questo mio canale. Bene ragazzi, io vi aspetto dopo la sigla e vi farò vedere le novità 2023 qui a EICMA. Ciao ragazzi! E ovviamente non poteva mancare Mamma Honda qui a EICMA 2023 presso il padiglione 13 allo stand G79. Il colosso nipponico espone, come al solito, tutta la sua gamma, incluse le ultime novità e i nuovi modelli. Tra questi spiccano i nuovi scooter a ruota alta della vendutissima linea SH con la nuova versione vetro, il primo scooter ad ottenere l'omologazione Euro 5+. Ovviamente le Africa Twin ulteriormente aggiornate per il 2024, la sportivissima CBR 600 RR e il ritorno della CB 1000 Hornet, ma è ovviamente la Goldwing che fa battere fortissimo il cuore a tanti appassionati delle due ruote. Infatti, quando parliamo di comfort legato ai lunghi viaggi, non possiamo non riconoscere la mitica Honda Goldwing. La regina della Honda affascina grazie al suo motore boxer a 6 cilindri da 1800 cm3 per la sua crenatura avvolgente e alle confortevoli sedute per pilota e passeggero. Non solo, anche per le sue doti dinamiche grazie al telaio perimetrale in alluminio e alla sospensione anteriore con monoammortizzatore e bracci oscillanti. Non dimentichiamoci della dotazione di bordo, che è ricchissima sia in termini di elettronica che di equipaggiamento, una vera macina chilometri. La Goldwing è un pilastro del segmento Touring, nata negli anni 70 per le lunghe percorrenze sulle autostrade americane, ma apprezzata in tutto il mondo. È con lei che proverete il massimo assoluto del comfort di viaggio. Per il 2024 la blasonata Luxury Tourer di Honda non ha nessuna novità tecnica, ma conferma la gamma articolata su 3 modelli, la DCT, la Tourer e la Tour DCT con airbag. La GL1008 Goldwing DCT senza bolletto, ovvero la Bugger, ci sarà solo con un cambio DCT a 7 rapporti e Walking Mode, ovvero una modalità del cambio DCT che permette alla moto di muoversi a velocità ridotta, ovvero 1,8 km/h in avanti e 1,2 km/h in retromarcia, e sarà disponibile nel nuovo colore verde opaco metallizzato. La versione Tour invece è dotata di bauletto, cambio manuale a 6 rapporti, retromarcia elettrica e HSTC, ovvero il controllo di trazione, avrà la nuova livrea grigio scuro metallizzato nero graffite.
Infine la più ricca GL 1008 Goldwing, la Tour DCT con airbag, con bauletto, cambio DCT a 7 rapporti, working mode e HSTC airbag. Sarà a disposizione nella colorazione argento beta metallizzato, grigio irido metallizzato e nelle nuove bianco perla nero grafite e grigio scuro metallizzato nero graffite, entrambe con telaio e motore in nero opaco. Goldwing 1008 arriverà nei concessionari per l'inizio del 2024. Honda non ha ancora comunicato i prezzi che saranno annunciati in prossimità della commercializzazione. Ragazzi, e ovviamente presso il sito della Honda non poteva mancare che il Goldwing Club Italia, ufficialmente all'interno dello stand della Honda. Il Goldwing Club porta qui alcuni modelli della Honda Goldwing, ovviamente modificati perché chi ha una Goldwing non può non modificare a proprio gusto la propria moto. Ovviamente se andate in giro non troverete mai, e dico mai, una Goldwing uguale all'altra, perché ognuno di noi personalizza la propria moto. Ragazzi, finalmente dopo tanto tempo ho incontrato chi? Francesco Cuccioletta, è la persona, il motovlogger che mi ha ispirato ad aprire un canale. No, non sorridiamo perché poi la gente non ci crede. Quindi... No, è vero, ho iniziato grazie a Francesco e a Sara Cuccioletta che mi hanno ispirato e mi stanno insegnando ad andare avanti sotto questo punto di vista. Francesco. Per noi è un onore che ti abbiamo ispirato, però dai, ora... La presentazione è stata un po' troppo importante. No, quindi... ma è la verità, Francesco. Sì. Giusto una domanda per chi mi segue. Tra tutti i viaggi, partendo dalla Russia, Capo Nord, andando giù in Marocco, un po' quasi tutto il mondo, qual è stato il viaggio che ti è rimasto veramente nel cuore? Allora, i viaggi sono tutti bellissimi, anche quelli vicino casa. Però se dobbiamo rimanere all'interno dell'Unione Europea oppure leggermente fuori, secondo me il più affascinante è la Russia, perlomeno la Russia europea, senza andare oltre gli Urali, perché la Russia europea non è conosciutissima e ha delle chicche per chi ama la storia, per chi ama una cultura diversa dalla nostra, è bellissima. Poi un altro posto bellissimo è la Turchia è da visitare in lungo e largo assolutamente. E il Marocco altrettanto, poi l'Europa lo sappiamo tutti, l'Europa è bellissima, non è che... Cioè, io andrei dappertutto, però se parliamo qualcosa di affascinante, la migliore è la Russia. Ma di la verità, quando ti hanno fermato lì in Russia di notte, non ti sei un po' spaventato? Allora, dal vivo non so cosa si percepisca, però chi aveva paura erano due ragazzi, sicuramente da pochissimo avevano iniziato quel lavoro là. Quando hanno visto la targa italiana, hanno visto i documenti, alla fine abbiamo fatto un selfie e loro hanno avuto una disponibilità pazzesca. Quello che si racconta, come sempre, perlomeno per la nostra esperienza, è stato l'esatto opposto. Persone bravissime, però dico sempre che siamo stati poco tempo. È difficile giudicare un popolo con questo poco tempo, bisognerebbe stare mesi per poter dire sono delle brave persone o meno. La nostra esperienza piccolissima è super positiva, è stata. Grazie Francesco, sei stato gentilissimo, grazie per il tempo prezioso che ci hai dedicato, so che deve dare a mangiare. Salutami la Sara, so che è in giro, eccola la Sara che sta parlando, la lasciamo stare tranquilla. Grazie Francesco e buona strada a te e a Sara. Grazie, Sara, ti raccomando, fai bravo sempre. Ci provo. Continua con il video. Grazie mille, ci provo. Ciao, buona giornata. Ciao ragazzi. La Zero Motorcycles, marchio che si occupa della produzione di veicoli ad emissioni zero. Qui al padiglione 13 mostra a tutti la sua intera gamma di prodotti per il 2024, che include un aggiornamento della sportiva SR. Tra i modelli più significativi c'è la DSR, la DSR X e la futuristica SRX versione strada. Tutti questi modelli, nonostante elettrici, hanno una velocità che varia dai 150 km/h fino ad arrivare a oltre 200 km/h. Siamo arrivati al padiglione 15 presso lo stand della Ducati
e come solita fare lancia i suoi nuovi modelli giusto a ridosso di EICMA. Il risalto viene dato al multistrada V4, in particolare le nuove versioni Grand Tour e RS, ma anche il Monster 30° anniversario e l'ambiziosa Desert X Rally. È anche il momento del debutto davanti al grande pubblico della Hyper Motard 698 Mono, mossa dal nuovo motore super quadro Mono. Per chi ama il classico, la Royal Enfield è all'interno del padiglione 15 per presentare tutte le sue proposte. Tra queste c'è la Bullet 350 con il monocilindrico da 349 cm3 con il raffreddamento ad aria e a olio, già utilizzato su altri modelli della sua gamma, oltre alla nuova linea di abbigliamento presentata solo qualche settimana fa. Farla da padrona in questo momento qui allo stand della Royal Enfield è il modello Himalaya in tutte le sue versioni. Dopo la rinascita del 2005, sempre qui al padiglione 15, la Fantic è finalmente un marchio in rapida ascesa. È qui ad EICMA per presentare la nuova gamma di motocross ed enduro in chiave Black Edition. Ci sono inoltre molte altre novità come il Caballero 125 e 500, rinnovata le inedite Stealth e Imola Concept 125, ovvero una nuda e una carenata dall'impostazione sportiva. Qui sempre a EICMA 2023 anche una gamma di Fantic elettriche, ovvero scooter 100% elettrici. E qui al padiglione 22 la Suzuki presenta la nuova V-Storm 800 SE, versione più turistica rispetto alla V-Storm 800 DE, con una ruota anteriore da 19 anziché 21 e lo stesso motore bicilindrico da 776 cm3, capace di produrre 84,3 cavalli. All'interno dello stand troverete anche la GSX 8S Kevin Schwantz Edition, dedicata al leggendario pilota texano. Le due altre grandi novità sono la versione sportiva e semicarenata della GSX8R e la Tourer GSX S1000 GX. Sempre all'interno del padiglione 22, presso stand 48, la Benelli presenta nuovi modelli interessanti, come la Leoncino 800 Trail, ma la presenza delle TRK 702 e 702X è un po' scontata, visto che sono già arrivate nelle concessionarie. La cinese CF Moto è tra i marchi più attesi a EICMA 2023. All'interno dello stand ZO54 nel padiglione 24 espone diversi modelli e concept inediti, tra cui la 450 MT, la piccola Naked 125 NH e le recentissime 800 MT Explorer da enduro e la 450 SR, la sua prima bicilindrica sportiva, già a listino rispettivamente a 11.900 euro e 6.490. C'è anche la Papio XO1, che è un modello lanciato solo sui mercati asiatici in estate. All'interno del grandissimo stand della Yamaha è possibile ammirare tutte le sue ultime novità, cominciando dalla XSR 900 GP, la rinnovata MT-09 sia nella versione standard che nella più ricca versione SP, per finire alla rivitalizzata VR450F, oltre ad una serie di nuovi modelli stradali e non, che arriveranno nelle concessionarie nel 2024. Grandissima novità per la Fiat e la Fiat Professional, che hanno confermato la loro presenza qui a EICMA 2023 al padiglione 18 con un stand dedicato ai propri veicoli commerciali elettrici. La grande novità è la Fiat Topolino, soluzione ideale per muoversi in città. Infatti è in grado di andare ovunque grazie alle sue piccole dimensioni e al suo motore 100% elettrico. Inoltre la Fiat Professional esibisce modelli elettrici, la E Ducato e la E Scudo, entrambi allestiti ad hoc per il trasporto delle moto e delle bici. Non poteva mancare l'italiana Aprilia, casa motociclistica di Noale, presente nel padiglione 9.
Tra le novità più attesa dai giovani ci sono lo scooter SR GT replica e la piccola sportiva bicilindrica RS 457, ma la Privia stupisce tutti con una inedita versione della sua Touareg 660, modello che in questa stagione ha raccolto importanti successi nelle competizioni off-road. Qui allo stand della Moto Guzzi, che si trova di fianco alla Privia, presso sempre il padiglione 9, viene mostrata la grande novità per quanto riguarda questa edizione, che è indubbiamente l'annunciata Maxi Enduro Stelvio. Il modello segnerà il ritorno della casa di Mandello in un segmento combattutissimo e sarà equipaggiato con lo stesso V-Twin di 90 gradi e 1042 cm3, già in dotazione alla V100 Mandello, in una configurazione capace di produrre 115 cavalli a 8700 giri. I suoi cerchi sono da 19 davanti e 17 dietro e il peso in ordine di marcia di 246 kg. All'interno del padiglione 9 dello stand D70, Moto Guzzi metterà in mostra anche la recente V7 Stone Corsa. E anche l'edizione 2023 per me si è conclusa. Devo dire che c'è tanta gente. Ho cercato di vedere in un giorno quello che si poteva vedere, anche perché vedere Fiera EICMA in un solo giorno è impossibile, ci vanno almeno 2 giorni. Comunque ragazzi, io spero tanto che queste 4 immagini che ho messo vi siano piaciute, e se così è stato ragazzi vi chiedo di mettere un like a questo video e come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale, così come detto all'inizio. Questo è quanto, come disse il buon Nico Cireghini, ormai lo sapete, casco in testa ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.